Chi è davvero Giovanni il teologo, autore del quarto Vangelo, scrittore simbolico che ha composto un meraviglioso Vangelo spirituale? Il testo non lo nomina né lo descrive, ma gli autori antichi, senza ombra di dubbio, l'hanno sempre identificato con il discepolo Giovanni, figlio di Zebedeo, fratello di Giacomo, uno dei 12 apostoli. Qualcuno, fra gli studiosi moderni, ha dubitato di questa identificazione perché l'autore del quarto Vangelo è un uomo profondo che rivela una grande conoscenza teologica e letteraria, mentre l'Apostolo Giovanni risulta dal racconto evangelico un giovane pescatore del lago di Galilea. Si è tentato quindi di trovare altri ipotetici autori, soprattutto legati a Gerusalemme e all'ambiente sacerdotale. Una recente ipotesi, però, ha colmato, secondo me, questa difficoltà e ha messo insieme le varie possibilità. Cioè, ritenendo che l'autore del quarto Vangelo sia davvero Giovanni, uno dei 12 apostoli, figlio di Zebedeo e sacerdote del Tempio di Gerusalemme, quindi legato all'ambiente colto della città santa, alla famiglia sacerdotale e quindi portatore di una cultura, di una esperienza letteraria notevole. Perché si trova allora a fare il pescatore sulle rive del lago di Galilea? Perché i sacerdoti del Tempio di Gerusalemme non erano impegnati tutto l'anno negli uffici sacri del Tempio. Avevano in genere un lavoro. E probabilmente Giovanni non era semplicemente un povero pescatore, ma era il proprietario, o meglio il figlio del proprietario di una impresa di pesca. È possibile, in base agli studi e alle scoperte, ritenere che una famiglia sacerdotale di Gerusalemme potesse essere impegnata in attività artigianali, commerciali, come poteva essere una impresa di pesca. Giovanni, al tempo dei fatti storici di Gesù, era molto giovane. Non abbiamo nessuna informazione per dire quanti anni avesse, ma poteva averne 12-15, quindi proprio molto giovane. Non ha scritto il Vangelo durante la vita di Gesù, ma l'opera finita, quella che noi adesso abbiamo nelle edizioni delle nostre Bibbie, che leggiamo come quarto Vangelo, è nato alla fine del primo secolo. Facendo rapidamente due conti, se l'anno della morte e risurrezione di Gesù è il 30, e il Vangelo è finito intorno al 100, dai fatti storici alla chiusura della stesura del testo passano 70 anni. Non significa che Giovanni l'ha scritto 70 anni dopo. Ho detto che è finito il periodo di composizione, perché quest'opera ha richiesto molto tempo. 70 anni sono una vita. Se immaginiamo che Giovanni avesse 15 anni, aggiungiamo altri 15 anni e è un uomo di 85 anni. Non straordinaria come età perché è documentata in altri personaggi. Potrebbe avere anche qualcuno di più o qualcuno di meno. Questo significa però che quel giovane
quindicenne, ha passato gli altri 70 anni della sua vita a meditare quella esperienza eccezionale che ha fatto da giovane. 3 anni della sua giovinezza sono stati segnati dalla presenza di quell'uomo straordinario. Con l'intelligenza e la memoria di un giovane, Giovanni ha memorizzato tantissimo di quello che Gesù ha fatto e ha detto. Ma dall'esperienza e dalla memoria non ha ricavato subito uno scritto. Non è un testo di getto, è un testo meditato. Prima di scrivere, Giovanni ha pensato a lungo, ha fatto un'operazione simbolica, ha messo insieme tutti i particolari della sua memoria, tanti dettagli ricordava della vita di Gesù, del suo carattere, delle sue parole, delle azioni, delle relazioni con i discepoli, con le autorità di Gerusalemme. Ha meditato personalmente e ha comunicato oralmente ad altri le sue meditazioni. E mentre racconta, intuisce il senso di un particolare e lo approfondisce. Torna a raccontarlo e lui stesso lo capisce di più. E allora corregge il modo di raccontare in modo da aiutare l'ascoltatore a comprendere il senso spirituale profondo di quello che vuole dire. Questa operazione dura 70 anni e molto probabilmente la stesura del testo non avvenne in un colpo solo, con un'unica pubblicazione che arriva dopo 70 anni, ma deve avere subito diverse edizioni. È una ipotesi di lavoro, una ipotesi interessante che è stata riportata in auge da uno studioso americano, Urban von Walde, che ha pubblicato un grande commentario al Quarto Vangelo nel 2011, di cui questo volume di 700 pagine è l'introduzione, solo l'introduzione, con una dettagliata ricostruzione di 3 ipotetiche edizioni di Giovanni. Il pregio di questa ipotesi, che chiama genetica, è quello di valorizzare il testo stesso e annota come nel Vangelo di Giovanni ci siano delle tensioni, dei cambi di vocabolario e ricostruisce la composizione di 3 diverse opere. Cerco di spiegarmi meglio. È possibile immaginare che il discepolo Giovanni nei primi anni abbia non solo meditato, ma anche predicato i segni compiuti da Gesù e abbia cominciato a stenderne un resoconto scritto. È quello che tradizionalmente, ormai da un secolo, viene chiamato il Vangelo dei segni, cioè una parte di racconto giovanneo dove sono presentati 7 segni compiuti da Gesù, 7 eventi miracolosi, fatti con cui Gesù vuole significare la propria opera messianica, con cui Gesù rivela il volto di Dio.
è una prima edizione possibile, arcaica, magari anche scritta in lingua semitica, probabilmente in ebraico. A Gerusalemme, nei primi anni, possiamo immaginare negli anni 40-50, cioè in un ambiente vicinissimo dal punto di vista geografico e storico ai fatti narrati. Questo primo testo giovanneo diventa la base per ulteriore meditazione. Nel frattempo è scoppiata la persecuzione, i discepoli di Gesù vengono allontanati da Gerusalemme, arrivano in Samaria, arrivano ad Antiochia di Siria, si allarga l'orizzonte, si approfondisce la conoscenza. E in questa seconda fase, intorno agli anni 70, quando Gerusalemme viene assediata dai Romani e i cristiani devono andarsene, come molti giudei, nasce una seconda edizione che nel frattempo ha fatto degli enormi passi in avanti dal punto di vista della comprensione teologica. Questi anni non sono passati invano. Lo stesso Giovanni, maturando, ha compreso di più e riscrive il suo Vangelo raddoppiandone il volume. Lo riscrive proprio, parte dal testo che aveva già scritto e lo amplia. Ad esempio, il racconto dei miracoli, che lui chiama sempre segni, viene accompagnato da discussioni. Dopo aver compiuto un segno, si scontra con i giudei. E qui troviamo una terminologia che fa problema in Giovanni. Chiama spesso i giudei gli avversari di Gesù. Ed è proprio da questo uso che è nato il tono quasi dispregiativo che nel linguaggio parlato italiano ha il termine giudeo. Giovanni chiama giudei non tutti coloro che appartengono al popolo ebraico, ma solo il gruppo delle autorità che si oppongono ostinatamente a Gesù. Nei testi della prima edizione, invece, si parlava di farisei, sommi sacerdoti, scribi, la stessa terminologia che adoperavano i sinottici. È in un approfondimento che interviene il termine giudei per caratterizzare una parte di quegli oppositori che negano validità alla predicazione di Gesù. Non gli credono, non lo accettano, lo rifiutano. Ma questo passaggio è dovuto al fatto storico della contrapposizione della comunità cristiana ormai matura con l'autorità sinagogale che è stata assunta solo da un gruppo di farisei intransigenti per sopravvivere al disastro della distruzione di Gerusalemme. E in questo clima polemico, che si nota ad esempio anche nel substrato del Vangelo secondo Matteo, Giovanni svolge un approfondimento e risponde alle polemiche dei giudei, presentando un insegnamento più profondo da parte di Gesù e alza il livello della cristologia. Questa seconda edizione, sicuramente in greco, per essere conosciuta da un maggior pubblico, presenta Gesù con delle sfumature divine. Ormai si è maturata la consapevolezza che quell'uomo è Dio.
e lo si presenta con caratteristiche divine. Questa seconda edizione, che ha notevolmente segnato una maturazione nel testo, ha creato anche dei problemi, perché ha dato spunto a coloro che volevano coniugare il messaggio cristiano con la cultura greca, soprattutto gnostica, e si è venuto a creare un pensiero gnostico cristiano che fraintende la posizione di Giovanni e ritiene che Gesù sia Dio, solo Dio, uomo in apparenza. A noi non sembra quasi possibile, ma in realtà per un pensatore antico era più facile immaginare che Gesù fosse un Dio che sembrava uomo, piuttosto che ritenerlo veramente uomo. Avendo compiuto dei gesti prodigiosi, facilmente l'uomo antico, anche il pensatore, avrebbe detto è Dio in forma umana. Ma quella forma umana era solo apparenza. Pensate nell'Odissea quante volte Ulisse incontra Atena senza accorgersi che è lei, perché la dea aveva preso la forma di questo o di quel tale personaggio e ha dato i consigli giusti al momento giusto, gli dà incoraggiamento, il buon consiglio e poi sparisce. Fin dall'antichità i greci sono abituati alle apparizioni del divino e Gesù potrebbe essere tranquillamente una delle tante apparizioni del divino. Così pensa il mondo gnostico e sembra andare avanti affermando Gesù è un Dio che sembrava uomo. Questa posizione è pericolosa. Nel frattempo Giovanni si è trasferito a Efeso, una grande capitale del mondo greco, una città ellenista dove lo gnosticismo era molto forte. E proprio nella comunità giovannea di Efeso si ha uno scisma, una divisione interna. Giovanni deve scrivere la prima lettera. Deve scrivere un testo in cui ribadisce che Gesù è veramente uomo. È Dio, ma fatto realmente carne. E comincia la prima lettera dicendo quello che era fin da principio, quello che noi abbiamo visto, quello che le nostre mani hanno toccato, il logos della vita, perché la carne si è fatta visibile e noi l'abbiamo toccata, l'annunciamo a voi. L'anticristo è colui che nega Gesù venuto nella carne. È una posizione anticristica, di opposizione a Cristo, negare la carne. E così nasce la terza edizione. Giovanni ormai vecchio, a 70 anni dai fatti storici, riprende per la terza volta in mano il suo libro e lo integra. Ad esempio, vi aggiunge il prologo, in cui ci sono le affermazioni mature, solenni della teologia giovannea. Il Logos si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria. Adesso è arrivato alla comprensione profonda. La terza edizione corregge le possibili derive gnostiche, frena la cristologia e la tiene su un binario corretto, vero Dio, ma anche veramente uomo. Ed è possibile che
oltre a questa terza edizione ci sia stato ancora un ulteriore ritocco dovuto alla comunità stessa, perché Giovanni ha messo in piedi una comunità di persone. A sua volta ha dei discepoli che lo ascoltano, lo seguono, e ha dei collaboratori che scrivono, ampliano. Sono persone che pensano, che ragionano, sono collaboratori pastorali, sono quelli che noi immagineremmo come preti, diaconi. Sono persone che a loro volta predicano, insegnano e collaborano con l'anziano testimone, il discepolo che Gesù amava. Sembra che solo in questa terza edizione compaia la dicitura il discepolo che Gesù amava, perché siamo ormai alla fine, quando Giovanni diventa il modello ideale, è il criterio di interpretazione di Gesù. Seguire la testimonianza del discepolo che Gesù amava è condizione indispensabile per rimanere nella verità, altrimenti si rischia di inventare un Gesù a proprio gusto. Il rischio concreto c'era nella comunità giovannea di Efeso verso la fine del primo secolo. E questa ultima edizione, che è quella canonica, che noi adesso leggiamo, contiene gli strati precedenti. È un'opera meravigliosa, cresciuta nel tempo, organizzata molto bene, con un criterio intelligente, da un prologo a un epilogo e 2 grandi parti. Il Vangelo dei segni e il Vangelo dell'ora, quasi come 2 libri abbottonati insieme al centro con il capitolo 12. Prima Gesù compie 7 segni per significare l'azione di Dio, poi, quando è giunta la sua ora, ai discepoli affida la custodia della parola e compie l'evento della sua gloria. La croce è il momento della massima rivelazione. E il testimone, Giovanni, presente ai piedi della croce, quando vede l'acqua uscire dal costato di Cristo insieme al sangue, vi riconosce il dono dello Spirito. Quello Spirito che rende l'umanità capace dell'incontro con Dio, che rende Giovanni capace di scrivere un Vangelo spirituale, e il testimone oculare ne rende testimonianza e scrive queste cose meditandole per 70 anni affinché anche voi crediate.